Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Questa è la mia verità ed è frutto dei miei studi, delle letture, dei corsi e delle esperienze lavorative e personali dirette e indirette. È quello a cui mi sono avvicinata io e quindi io lo condivido con voi. Dunque, ho sentito l'esigenza di fare questi video perché mi rendo conto che ci sono alcune persone che vorrebbero effettivamente iniziare un percorso di crescita e non sanno da che parte iniziare. Ci sono persone invece che hanno un po' frainteso che cosa voglia dire per percorso di crescita perché ehm, ho notato che si pensa che ci sia una speciale persona da contattare piuttosto che un pulsante magico da schiacciare per cambiare la propria vita, ma non è così. E poi invece ci sono anche altre persone che non sanno proprio che cosa sia il percorso di crescita. E quindi ho sentito il bisogno di creare questa serie di video proprio per spiegare in che cosa consiste il percorso di crescita. Quello che vorrei fare io è darvi una mappa concettuale di come poter lavorare in modo autonomo, ognuno sul proprio percorso di crescita fondamentalmente. Innanzitutto, per chi non sapesse che cos'è il percorso di crescita, diamo una sorta di definizione. Il percorso di crescita, come lo dice la parola stessa, riguarda la crescita e normalmente si sente parlare di percorso di crescita personale e di percorso di crescita spirituale. Sono due percorsi direttamente connessi, ehm, sono due percorsi che viaggiano di pari passo, o meglio, uno serve per l'altro. Adesso poi andiamo a vedere più nel dettaglio di che cosa si tratta. Allora, diciamo che a livello concettuale il percorso di crescita è un percorso di guarigione. Sostanzialmente si intraprende questo tipo di strada quando c'è un processo di guarigione da dover affrontare o quando semplicemente si vuole guarire certi lati, certi aspetti della propria vita che non ci piacciono più. Si tratta di migliorarci sia da un punto di vista fisico, quindi nella materia, sia da un punto di vista magari un po' più astratto, no? Quindi a livello vibrazionale. Diciamo che il processo di crescita appunto mira alla guarigione, quindi sono coinvolti tutti quei processi di autoanalisi che portano a guarire i traumi del passato che in qualche modo influiscono nella vita del presente. Diciamo che si potrebbe anche chiamare come un percorso di pulizia, nel senso che si vanno a pulire certi concetti, idee, modi di fare magari o abitudini che non servono più per far spazio e far entrare altre nuove abitudini, magari più sane, magari più in linea con il momento che state vivendo. Si tratta di pulire tutto quello che sostanzialmente si è assorbito dalla società e che ci blocca nell'evoluzione e nel percorso di crescita, nel nostro percorso di guarigione. Quindi abbiamo detto un percorso di guarigione, si può definire anche un percorso di pulizia perché per guarire bisogna prima togliere, ok? Quindi quello che non serve più. Se lo vediamo invece da un punto di vista un po' più metafisico, quindi se lo consideriamo in relazione ai chakra, si parla di cristallizzare, di rendere cristallini ognuno dei nostri chakra. Quindi si tratta di pulire anche lì il chakra. A livello energetico, quando c'è tanta energia stagnante, accumulata o repressa, si formano come dei blocchi in questi chakra e sostanzialmente bisogna ripulire i chakra da questi blocchi perché fluiscano meglio, perché lavorino in modo giusto. Per chi non sapesse bene che cosa sono i chakra, ho già pubblicato una serie di video, c'è la playlist nel canale,
quindi potete trovarli lì e lì avete già un'idea di base su come poter lavorare con i chakra. Però ecco, fondamentalmente si tratta di, sì, di purificare, di pulire, di cristallizzare, di lavorare sempre per rendere la vibrazione più alta. Il percorso di crescita, molte volte si fa anche in modo inconsapevole, nel senso che ci sono dei momenti, ed è lì che si presenta la possibilità di innescare il percorso di crescita. Ci sono questi momenti o di forte crisi esistenziale dove, si sente di non avere più un senso, si sente che non si è nel posto giusto, magari sul lavoro, magari anche in famiglia, non ci si sente compresi, non ci si sente, ehm, capiti, ascoltati, valutati, non ci si sente al posto giusto, Potrebbe essere un momento, diciamo così, di crisi esistenziale. O potrebbe succedere a causa di qualche evento esterno che causa qualche tipo di trauma, che fa rivivere certi traumi, mm? Ovvero l'elemento esterno, l'elemento scatenante è solo quello che vi dà la possibilità di far vibrare di nuovo tutto quello che di pesante avete dentro di voi. Questi sono i due modi più evidenti dove si può avere la possibilità di innescare il percorso di crescita. Nel primo caso, la persona arriva ad un punto dove uno ha cioè quando si arriva sul fondo a un certo punto non si può far che risalire e quindi qui ci si inizia a fare delle domande. Perché sto così? Perché non riesco a? E si inizia a cercare aiuto. Mm? Nel secondo caso, quando è un evento esterno, lì dipende poi da ognuno, dipende dall'evento esterno. Facciamo finta che non sia una cosa tanto grave, ok? Quindi facciamo finta che sia la rottura di una relazione, ipotesi. Quella rottura della relazione vi dà la possibilità di fondamentalmente ricominciare da capo, perché magari poi dovete anche cambiare casa e riniziare proprio da un punto di vista fisico. E lì ci sono due modi in realtà per reagire a questi eventi scatenanti. Uno è quello di rimanere intrappolati nel dolore, in quello che è successo, nell'impotenza, e l'altro è quello di reagire e dire ok, da adesso basta. Da adesso non permetto più che una persona si comporti così nei miei confronti. Ed è da lì che inizia, come dire, a spingere un po' l'orgoglio, no? E di conseguenza anche lì può essere utile cercare dei terapeuti, cercare delle persone a cui appoggiarvi per capire perché alla fine magari vi ritrovate sempre con le stesse persone o con la stessa dinamica nelle relazioni, ok? Però comunque, quando si scatena questo momentum, c'è la possibilità di far partire il percorso di crescita e molte persone sono inconsapevoli perché né chiedono aiuto a un terapeuta né magari cercano nei libri o video su YouTube, semplicemente hanno una forza di reazione tale, quello è il primo chakra che vi fa sopravvivere, il chakra che parla della sopravvivenza, c'è una forza di reazione tale da farvi cambiare, da farvi mettere i paletti. Il punto è strutturarvi, imparare a difendervi, imparare ad ascoltare voi stessi, a rispettarvi. Appunto, è un percorso di guarigione. Bisogna guarire dalle aspettative che ci hanno messo in testa gli altri, dai sensi di colpa che abbiamo nei confronti degli altri, dalle responsabilità che ci siamo presi per gli altri. Togliendo tutto quello che è per gli altri, capite che voi diventate super leggeri. Mm? Ed è un po' questo il senso. Il motivo per cui la nostra anima viene sulla terra, si reincarna, è proprio per evolvere, ok? Ed è da lì che si parla di percorso spirituale, perché è lo spirito che vita dopo vita si reincarna per evolvere. E come lo fa? Attraverso il corpo fisico, ok? Quindi è lì che arriva il percorso di crescita personale, quindi attraverso la persona l'anima vita dopo vita evolve. Mm? Bene,
Cosa succede? L'universo, per far evolvere la nostra anima, mette delle sfide al nostro corpo fisico. Noi camminiamo per il mondo, viaggiamo e ci troviamo, facciamo l'ipotesi della relazione di prima, ci troviamo una persona davanti che in qualche modo ha la possibilità di insegnarci, oppure noi possiamo imparare dal tipo di relazione che si instaura con questa persona. La lezione viene presentata una volta, ok? In questa vita. Ok, io cerco di affrontare la relazione mi va male, non capisco, non faccio un lavoro su di me, quindi semplicemente piango e resto lì nella disperazione più assoluta perché non capisco perché questa relazione sia andata male. Si presenta un'altra persona, quindi persona B, apparentemente tutto idilliaco, dopo un po' si ripresenta la stessa dinamica della prima persona. Qual è il discorso? Che nell'esperienza B la dinamica sarà più accentuata dell'esperienza A, perché qua non ho imparato la lezione. Quindi si ripresenterà la stessa dinamica a livello relazionale, però un po' più pesante. Se anche la seconda volta non imparo la lezione, la volta dopo sarà ancora un po' più forte, ok? Quindi conviene imparare in fretta, fondamentalmente. Il punto è che bisogna, per imparare, quando si dice io non capivo all'inizio, no? Perché comunque tanti anni io che sono dentro queste cose, però quando dicevano devi imparare la lezione, ma cosa vuol dire imparare la lezione? Cosa vuol dire? Si tratta, per farvela capire un po' meglio, di fare un passo indietro, di staccarsi da tutto quello che è l'andì e rivieni, il saliscendi emotivo nel quale si è coinvolti e di dire ok, le cose funzionano così. Perché? Qual è la dinamica che si instaura? Perché si instaura questa dinamica? Capire la reale motivazione di quel tipo di comportamento vi dà la possibilità di cambiare il motivo per cui si innesca il comportamento, di conseguenza cambierete anche il comportamento e la reazione dell'altra persona. Comunque diciamo che l'universo ci mette davanti delle prove, delle sfide, di volta in volta, appunto per poter far evolvere l'anima, per far evolvere la coscienza, la consapevolezza. Se vi state chiedendo quanto dura il percorso di crescita, la risposta è tutta la vita. Una volta che si è innescato il percorso di crescita, io vi assicuro che diventerete come delle spugne, perché inizierete a capire, ah, ecco perché allora è andata così, poi magari in un altro momento avrete un altro tipo di comprensione, questo vi porterà a cercare informazioni su un determinato tema che vi porterà a capire un'altra cosa e più si espande la conoscenza, più si eleva la coscienza. Quindi in questa serie di video quello che voglio fare fondamentalmente è spiegarvi un po' meglio di come ho fatto adesso in che cosa consiste realmente il percorso di crescita. Andremo a vedere quali tecniche io ho utilizzato in questo senso e quali altre si potrebbero integrare, che magari io conosco poco, quindi le accennerò solo, giusto per farvi capire che ci sono. Poi ognuno si senta libero di approfondire gli argomenti verso i quali si sente attirato, ok? E mi piacerebbe appunto darvi questa mappa concettuale in modo che fosse un po' più chiaro come svolgere il lavoro, come poter lavorare, insomma. Fare un percorso di crescita vuol dire distruggere e ricostruire l'ego, mi verrebbe quasi da dire, ma non è proprio il modo giusto di dirlo. Bisogna imparare a conoscere il proprio ego e cercare di integrare tutte quelle che sono le zone d'ombra, le cose che ci fanno paura, i timori, i sensi di colpa. Ci vuole una certa onestà verso se stessi e l'apertura mentale anche di rendersi conto che molti dei pilastri su cui si è basata la vostra vita fino ad adesso potrebbero cadere. E qui parlo di convinzioni limitanti. Ci sono delle convinzioni che lavorano dentro di noi, che noi acquisiamo durante l'infanzia, di cui magari non siamo consapevoli e che comunque lavorano all'interno di noi. Bisogna avere il coraggio di affrontare se stessi, di guardarsi allo specchio e di dire ok,
Per una vita la società mi ha fatto credere che per essere felice io dovevo avere una famiglia e dei figli. Questo è il tipo di realtà su cui ho basato la mia vita per X anni. Adesso questa verità non è più mia, perché non mi fa crescere. La felicità non è legata alla famiglia, la felicità è qualcosa di interno. Quindi ho deciso di aprire la possibilità di abbonarsi al canale e i video saranno principalmente per gli abbonati, in modo che chi veramente è disposto a mettersi in discussione può fare proprio un lavoro con me. Penso che sia importante l'atto di abbonarsi, perché è come da parte vostra esprimere l'intenzione reale di voler cambiare. Poi non basta solo quello, perché le cose non vengono da sé, bisogna lavorarci. Però comunque è come se fosse una sorta di ok, mi metto, mi impegno, faccio questo tipo di lavoro per me, sono disposto o disposta a guardarmi allo specchio e capire cosa non serve più e a lasciarlo indietro. Mm. Io spero che comunque questi video possano essere d'aiuto per darvi un'idea un po' più concreta di cosa è il percorso di crescita, diciamo nel complesso. Poi comunque se avete bisogno di contattarmi per eventuali chiarimenti potete sempre usare questo indirizzo email. Io normalmente sono abbastanza veloce a rispondere alle email. Se per caso ci fossero dubbi, se avete domande, lasciatemele pure scritte nei commenti. Io spero che davvero vogliate cambiare la vostra vita, perché ci sono molte persone che dicono che vogliono cambiare la propria vita, ma poi alla fine aspettano sempre che siano gli altri a spingerli a fare qualche cosa, no? Il primo modo per cambiare realmente la vostra vita è semplicemente sceglierlo e dire ok, vado, lo faccio, inizio questo nuovo tipo di vita, nuovo percorso di vita. Alle volte è veramente proprio solo una scelta da fare con la testa. Poi man mano si gestiscono le emozioni, gli avvenimenti, tutto quello che avviene. Però molte volte è proprio solo una decisione di testa. È come quando uno si iscrive in palestra, ok? È un po' lo stesso discorso. Iscriversi e comunque vi dà l'idea che poi bisogna continuare, soprattutto quando poi fate gli abbonamenti, magari trimestrali o semestrali, vi sentite un po' più obbligati ad andare, no? È un ottimo modo, io trovo, di autoconvincersi a lavorare, insomma, a fare del proprio meglio. Bene, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, spero di potervi ispirare, di potervi aiutare, di potervi dare il mio granello di sabbia per farvi star meglio. Io voglio condividere quello che ha fatto star meglio me nella speranza che possa essere utile anche a voi. Vi mando un abbraccio forte e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!